Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Oggi andiamo a sfogliare insieme Burda Style di novembre 2024. Andiamo subito a sfogliarlo insieme, ma prima iscriviti al canale se non sei ancora iscritto, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale, regalami un bel like e lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Primo abito è l'abito chemisier che arriva fino alla taglia 48 ed è il numero 109, taglia dalla 36 alla 48 appunto, a 3 palini su 4 di difficoltà. È adattissimo per tantissime occasioni, sia per andare a cena, per l'ufficio, per party. È al collo a fiocco, quindi abbiamo proprio un fiocco molto bello, è tagliato in vita e la gonna rimane abbastanza morbida ed è bellissimo, infatti indossato sia con gli stivali come in questo caso oppure con delle scarpe più eleganti. Si può abbinare ovviamente con un blazer, è molto versatile, o con un cappotto elegante con stivali o ballerine, vabbè, o con scarpe comunque eleganti. E tra l'altro qui c'è la spiegazione step by step nelle istruzioni per realizzarlo. Le maniche sono belle ampie e sono chiuse da un elastico. Bellissima la shirt drappeggiata, che è la numero 113B, taglia dalla 36 alla 46 a 3 palini su 4, ed è stata realizzata in un tessuto diciamo luccicante, un tessuto elegante. Il taglio è molto originale, lo possiamo vedere qui dal figurino, perché ha una sorta di bandeau che si può diciamo piegare lasciando le spalle scoperte, un collo barra mantellina veramente molto bellina. Le maniche rimangono molto lunghe come puoi vedere, ma se ti piacciono più corte ovviamente puoi modificare il cartamodello. Cappotto trapuntato numero 101, taglia dalla 36 alla 46 a 3 palini su 4, è una versione comunque sporty chic come le chiamo io. Ha il collo a listino e il cappotto rimane diciamo più o meno alle ginocchia come lunghezza, forse un pochettino più corto, e chiusura con le maniche arricciate ai polsi, quindi con l'elastico, poi la cerniera lampo nella parte del davanti, poi è arricciata, un'arricciatura anche nella vita, quindi che fa in modo che venga indossato che gli dona diciamo più vestibilità, sottolinea proprio il punto vita. In questo caso lo si può fare anche più corto o eventualmente più lungo. Blazer doppio petto numero 103, taglia dalla 38 alla 46 a 3 palini su 4, classica giacca che non dovrebbe mancare nell'armadio perché è super versatile. Vediamo qui che l'ha indossato insieme ad una gonna ed è il numero 103, taglia dalla 36 alla 46 a 3 palini su 4. Doppio petto, linea che rimane dritta, rifiniture stile maschile, da indossare con tutto. Sta bene infatti, ecco, con la gonna ampia come in questo caso, ma starà bene anche con un paio di pantaloni magari realizzati con lo stesso tessuto con cui è stata realizzata la giacca, oppure una gonna tubino, oppure dei pantaloni che staccano a livello di colori, magari pantaloni neri, ecco, io ci vedrei in questo caso, con i jeans se vogliamo proprio osare. Abito a matita numero 104, taglia dalla 36 alla 46 a 2 palini su 4 di difficoltà, è un tubino che non dovrebbe mai mancare ovviamente nell'armadio perché ci risolve tanti problemi magari per un aperitivo, per una festa, per un compleanno, ed è caratterizzato dal fatto che leggero drappeggio sul fianco, come possiamo vedere qua, che qua non è che si veda molto bene, però ha il drappeggio sul fianco, e spalle morbidamente arricciate, quindi le spalle sono un po' arricciate e hanno il collo è accollato, come il collo accollato. Ovviamente anche in questo caso, se non ti piace così accollato, puoi modificare il cartamodello e farlo per esempio più tondo. Bellissima la shirt numero 107, modello che parte dalla taglia 36 alla 48, quindi veste veramente tantissime taglie. Ti ricordo che Burda alle taglie tedesche non sono italiane, quindi
veste proprio taglie veramente grandi ed è caratterizzata da questa fantasia a quadretti. Chiaramente noi lo possiamo utilizzare, realizzare anche in tinta unita o comunque con i tessuti che più ci piacciono. È stato realizzato in un tessuto di maglia dalla linea che rimane corta, come puoi vedere. Ovviamente se non ti piace così corta la puoi allungare. Ha la caratteristica di avere questo scollo a V che è guarnito da pietre, veramente splendido. Mi piace moltissimo l'idea di guarnirlo da pietre o da perline, è veramente fantastico. E c'è la spiegazione step by step nelle spiegazioni. Pantaloni con sormonto, come puoi vedere sono molto particolari, sono il numero 112, vanno dalla taglia 36 alla 46 a 2 palini su 4, si sovrappongono sul davanti, ampi nelle gambe, sono attualissimi, molto comodi e perfetti per chi desidera mitigare qualche curva un po' morbida. Esatto, perché qua chiaramente questo è un modello che starà molto bene soprattutto a chi ha un po' di coscette un po' voluminose, perché non le evidenzia ovviamente, perché rimane dritto e quindi tenderà anche a slanciare la figura. Ed è stato realizzato in twill. Pantaloni slim numero 115, taglia dalla 36 alla 46 a 3 palini su 4. Sono pantaloni sportivi ma anche eleganti, nel senso che comunque a seconda dell'outfit a cui noi lo abbiniamo, quindi agli accessori, può essere, si possono indossare sia con le sneakers oppure con i mocassini oppure con delle scarpe eleganti e via dicendo. Sono stati realizzati in cotone e hanno una linea affusolata, però rimane abbastanza comoda. A me questo tipo di pantaloni non mi sta bene perché rimangono un po' più larghi nella parte superiore e vanno a restringersi, invece a me stanno bene il contrario, cioè io ho un fisico a clessidra, quindi chi ha un fisico a clessidra magari si può immedesimare nel mio corpo, quindi nel mio fisico, a me stanno bene a zampa di elefante, quindi vabbè. Però questo modello diciamo che sarà sicuramente adatto a chi ha un po' di coscette, perché comunque rimanendo morbido non le mette in evidenza. Il tessuto è cotone elasticizzato nel centro davanti, con la patta e con la cintura, e i bordi dell'orlo sono evidenziati dalle impunture, come possiamo vedere. Blusa con cutout 114 è il suo numero, taglia 36-46, se l'ho detto male in inglese perdonatemi, ma io ho fatto il francese, a 3 palini su 4. Ha una scollatura molto particolare, come puoi vedere, perché c'è lo scollo e quest'altra parte, diciamo, dettaglio, questo dettaglio del collo. Poi un altro dettaglio importante, insomma rilevante, è lo sprone, lo vediamo bene nel figurino. Come puoi vedere lo sprone, c'è tutta questa parte che è come se fosse un corpino, vedi, una maglia corpino, e qui possiamo giocare anche con le fantasie dei tessuti oppure con i colori. Rimane bella morbida e anche questa è versatile, si può indossare con i pantaloni, con la gonna, sopra per esempio sopra i pantaloni, con i jeans anche tranquillamente. E le maniche quindi sono tutte unite al corpino e al corpino della parte davanti e del dietro. Poi terminano con un polsino con bottoni. Qui abbiamo il trench lungo numero 102, taglia dalla 36 alla 46 a 3 palini su 4. Il trench, come possiamo vedere, è un classico, rimane bello dritto, è caratterizzato da una versione di lunghezza midi con ampi revers che la fanno sportivo, un capo sportivo, e cintura da nodare e un elegante fodera animalier. Quindi all'interno c'è la fodera animalier, la intravediamo qui. Il tessuto è il misto cotone, cioè si può utilizzare, si può cucire in cotone, e la cintura fa sì che abbia una vestibilità femminile e che evidenzia la vita. Le due belle tasche nella parte del davanti. Vediamo anche qui. Puoi vedere la cintura, la rendo veramente molto molto femminile. Questo è un cappotto che non passerà mai di moda, assolutamente. Quindi te lo cuci oggi e lo indosserai sempre. Trendy City Look, dettagli sportivi. Qua abbiamo la giacca trapezio numero 110, taglia dalla 36 alla 48 a 2 palini su 4. Il modello quindi arriva fino alla taglia 48 ed è caratterizzato da impunture, linea
tasche abbastanza grandi nella parte del davanti, come possiamo vedere. La cena a lampo sul davanti rimane molto morbida, molto svasata anche. Il colletto è stato realizzato in velluto, quindi un tessuto diverso. Infatti le stoffe consigliate sono il gabardine e il velluto. Qui abbiamo una gonna che mi piace tantissimo, è la gonna a matita numero 116, taglia dalla 36 alle 46 a 2 pallini su 4. Andiamo a vederla nel dettaglio. È una gonna a matita che starà soprattutto bene anche un fisico a clessidra e a pera, con 2 inserti a spicchio sui fianchi, quindi qua ha 2 inserti, lo vediamo anche qua nel figurino, inserti sui fianchi. È tagliata sia nella parte davanti che nella parte del dietro ed è caratterizzata da una cintura con una cerniera a lampo sempre nella parte del dietro, e nella parte davanti ha lo spacco, quindi lo spacco ovviamente noi possiamo decidere se metterlo sul davanti o nella parte del dietro, questo a nostro piacimento ovviamente. Il modello della shirt bombata, questa è la numero 106, taglia dalla 36 alla 48, a 2 pallini su 4, arriva appunto fino a una taglia grande, la taglia 48, e troviamo tra l'altro anche le spiegazioni step by step nelle istruzioni. Un modello particolare, caratterizzato da tutti questi tagli sia nella parte del davanti, del dietro, poi nel pants del davanti, che fanno in modo che possiamo modificarlo sia per quanto riguarda i tessuti e che i colori, quindi renderlo originale a seconda di quello che vogliamo. Rimane corto, non troppo lungo, ma se lo vuoi allungare perché magari sei un fisico a pera per esempio, ma ti piace il modello, puoi allungare il cartamodello, ovviamente se sei brava. I tessuti consigliati sono similpelle. Vestito numero 108, è un abito che va dalla 36 alla 48 a 3 pallini su 4, un modello che arriva fino alla taglia 48, è un abito chemisier molto particolare. A me non piacciono gli abiti fatti così, non riesco ad indossarli. È tagliato in vita e poi ha la parte del davanti, diciamo, è tagliata perché ha asola e bottoni, e la lunghezza è midi. È adattissima, ecco, la lunghezza mi piace molto e anche la morbidezza della gonna, adattissima a essere indossata con gli stivaletti o gli stivali. È stata realizzata in poliestere, le maniche sono bicolore e l'alto collo è a fascia. Abbiamo questo alto collo. Vediamo anche qui i dettagli dell'abito, che tra l'altro è spiegato step by step nelle istruzioni. Poi abbiamo un capo molto molto bello, questa felpa con cappuccio. Io amo questa felpa, io questa sicuramente me la faccio perché è un modello che stavo cercando da moltissimo tempo. Più fatta in questo modo, cioè una felpa che ricorda un po' la shirt perché non ha ce n'è a lampo sul davanti, rimane bella morbida e ha il cappuccio che è inserito in questo modo, o meglio nel figurino, lo vedi? Ecco, ha le maniche a raglan, cioè proprio la stavo proprio aspettava me. Questo modello è stato creato per me perché vorrei fare appunto una felpa così, ho anche il tessuto anche grigio così per poterla fare, quindi ho tutto l'occorrente e volevo anche ricamarla, non so se a mano o con la macchina per cucire, comunque lo vedrai. Abbinata ai pantaloni che vediamo qui, sono i pantaloni da jogging, che sono il numero 118, taglie dalla 36 alla 48 a un pallino su 4, e tra l'altro ci sono tutte le spiegazioni step by step nelle istruzioni, rimangono belli larghi, comodi come piacciono a me, sono caratterizzati da dalla vita, che hanno un elastico in vita. Caratteristica però rispetto ad altri pantaloni che abbiamo fatto insieme è che i lati, come puoi vedere, sono tagliati, quindi può essere utilizzato per esempio un tessuto di un colore in contrasto. Andiamo a guardare il figurino, come vedi c'è la gamba dietro, la gamba davanti, qui c'è una sorta di striscia che possiamo fare di un colore contrastante. Ad esempio li vogliamo fare grigi, questa parte la possiamo fare con un tessuto argentato, dorato o nero. Ecco, quindi avevo visto bene dal figurino. E qua tra l'altro c'è tutta la spiegazione, come puoi vedere passo a passo, sia per quanto riguarda i pantaloni che per la felpa. Vedi la felpa qua, tutto spiegato, felpa e pantaloni.
Abito midi numero 105, taglia dalla 34 alla 44, ha 3 pallini su 4 di difficoltà. Spero jolly, sono d'accordo. Tra l'altro è molto molto bello. Guardiamolo nel dettaglio. E stile camicia, camicione, la parte del davanti, infatti anche il colletto, la particolarità sono le maniche, che sono state realizzate dello stesso colore del tessuto dell'abito, ma sono state realizzate in un tessuto diverso, quindi di chiffon e mista viscosa. Jersey, anche in jersey si può utilizzare, caratterizzata dai polsini molto alti, poi rimane lungo, ma può essere indossato come in questo caso con i leggings o con i pantaloni. A me piacerebbe più corto, ecco, lo puoi anche realizzare più corto, tipo blusa, tipo camicetta, ecco, più che altro come camicetta. Se tagli il cartamodello a questo livello, come vedi, puoi utilizzarla se pensi di poterla utilizzare di più come camicetta. Questo è uno dei consigli che ti do sempre. Queste sono le maniche, vedi che si rimangono i polsini molto lunghi, hanno una zip e i polsi guanto, sono dei polsi guanto con apertura per il pollice, cioè rimangono proprio lì, ma possiamo utilizzarli anche come guanti. Cappotto del 1955. È stato preso questo cappotto, diciamo questo qua, lo vediamo nel dettaglio, vedi questo cappotto qui è stato preso come, diciamo, come esempio, quindi sicuramente che è stato creato dalla N. Burda, quindi da N che ha creato Burda, ed è stato realizzato questo cappotto che ricorda tantissimo questo qui, anche se questo rimane un pochettino più avvitato. Mi sarebbe piaciuto anche un pochettino più avvitato, ma volendo puoi indossare, farlo un pochettino più piccolo prima di tutto, quindi diminuendo la grandezza del cartamodello, e indossarlo con una cintura realizzato con lo stesso tessuto con cui è stato realizzato il cappotto, oppure una cintura che è a casa. Anche una cintura, per esempio, in contrasto, immaginatela con i bottoni per esempio neri e la cintura nera. Io per esempio cosa faccio in inverno? Spesso utilizzo una cintura che era di un'altra giacca in pelle, è una cintura lunga, praticamente, che si può fare il fiocco o il nodo. Io gioco anche con la moda, cioè un cappotto così di lana lo puoi indossare con una cintura per esempio realizzata in pelle o ecopelle, per esempio nera, bellissima, e vedi già che il cappotto avrà già un'aria più femminile, un po' simile come in questo caso qui, dove la vita della donna era sempre evidenziata. Molto bello anche indossato, come vedi, aperto con un bel foulard, fantastico. Il cappotto retro è il numero 129, taglia dalla 36 alla 46 a 3 pallini su 4, chiaramente non è facile essendo un cappotto, quindi a doppio petto, con questo revers molto molto grande che mi piace moltissimo, e poi con le tasche, grandi tasche nel davanti, e l'altezza circa midi. È leggermente accorciato rispetto all'originale il modello, si può allungare a piacere, ma anche farlo anche più corto volendo. Ecco qua, guarda, fare una giacchetta, io lo lascerei così perché è bello così, ha la sua linea in questo modo. Abbiamo invece tutta una moda che si ispira al Giappone, ispirate all'Oriente, e abbiamo la shirt che abbiamo visto prima con drappeggio, la numero 113A, taglia dalla 36 alla 46 a 3 pallini su 4 di difficoltà. Vediamo quindi realizzata con un tessuto diverso. Guarda che bella, è veramente stupenda. Io adoro le maglie fatte così, questa mi piacerebbe molto realizzarla, tra l'altro ho molti tessuti che potrei utilizzare. State realizzate in jersey, quindi mi raccomando, questo tipo di maglia devi utilizzare, diciamo, dei tessuti elasticizzati. Il collo che scende morbidamente ed arpeggiato sulle spalle sono le caratteristiche di questo shirt in jersey biologico. Sì, esattamente. Puoi regolarlo, lo scollo, lo puoi fare più scollato, lo puoi fare accollato come in questo caso. Le maniche sono belle lunghe, le puoi anche realizzare più corte se ti piacciono a 3/4 come a me, ed è veramente molto molto carino. Andiamo a vedere la giacca incrociata, che è la numero 119, taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini su 4. La vediamo nel dettaglio. Il davanti è obliqui, i davanti sono obliqui, e quindi come puoi vedere qua nel figurino si vede meglio, però aperta, vedi, forma questo grande collo che è bellissimo.
ha la cintura in vita ed è veramente molto molto bello. È stato realizzato in misto lana. Ovviamente lo puoi realizzare anche in lana, ovviamente. Formano questo collo veramente che mi piace tantissimo. Se chiusi si sovrappongono, quindi puoi utilizzarlo in vari modi. Se viene chiuso lo puoi indossare così, in questo modo. Invece se lo apri lo puoi indossare in questo altro modo. Veramente bellissimo, mi piace più indossato così, sinceramente. E poi ha delle originali pieghe nei polsi. Blusa incrociata è la numero 120, taglia dalla 36 alla 46, 2 pallini su 4, modello ispirato al kimono. Infatti è caratterizzata da queste ampie maniche che sono chiuse da un elastico, è incrociata sul davanti e chiusa con un laccetto. Le maniche comunque sono ampie, l'ho già detto, rimane diciamo media lunghezza. Se ti piace di più lunga la puoi anche allungare volendo, ma non troppo, perché poi perde la diciamo la linea, ed è molto femminile perché tutte queste bluse incrociate rendono veramente la linea molto femminile, e le pieghe al punto vita danno morbidezza alla linea. Mentre qui abbiamo un modello che arriva fino alla taglia 48 e tra l'altro c'è la spiegazione step by step nelle istruzioni, ed è la giacca trapezio numero 111, le taglie dalla 36 alla 48 a 2 pallini su 4 di difficoltà. Questa è stata realizzata in denim, che mi piace tantissimo il denim se mi conosci. È caratterizzata da questa cerniera lampo nella parte del davanti, grandi tascone sempre nella parte del davanti, e la manica è bella diciamo ampia, rimane molto morbido come giaccone, e perché la linea è svasata con cuciture divisorie nella parte del davanti, veramente belline. Poi le tasche, come puoi vedere, sono state diciamo arricchite con questa sorta di fiocchi in stile origami. Qui abbiamo la sezione di best of, cioè tutti quei modelli che scelti dalla redazione come i più belli nel passato. Abbiamo il cappotto a kimono che è il numero 125, taglia dal 36 alla 44 a 3 pallini su 4, che è un modello, come puoi vedere, rimane un po' bombato, anche se nella modella rimane bello dritto perché è stato indossato con la cintura, ed è adatto tantissimo ad utilizzare sia con i jeans che con i pantaloni, ma anche sotto un vestito. Mentre qui abbiamo la camicia classica. Questa camicia classica non cambierà mai non passerà mai di moda, lo sappiamo. È stata realizzata in organza e chiffon, quindi è una camicia strettamente elegante, ecco, più elegante rispetto alle camicie, ed è caratterizzata appunto, va dalla taglia 36 alla 44 a 3 pallini su 4, colletto, sprone, polsini e abbottonatura con cannoncino sono i dettagli tradizionali di questa camicia classica, che rimane comunque abbastanza sobria. Ricorda molto le camicie maschili, ingentilita appunto da questi tessuti di organza e chiffon, perché qui abbiamo degli inserti di chiffon e organza. Mentre qui abbiamo la gonna matita, che a me piace moltissimo, tu lo sai se mi conosci, che è la numero 126. Si arricchisce di un dettaglio sportivo perché ha questo zip a vista nella parte del davanti che forma tra l'altro uno spacco nel davanti. L'abito a tubino mi piace tantissimo, è veramente molto bello e anche molto femminile, è il numero 124, taglia dalla 36 alla 44 3 pallini su 4, ed è caratterizzato da vari tagli, è tagliato in vita ma anche altri tagli sempre in vita, quindi che formano una sorta di cintura, ha le maniche a raglan e ha questo collo stupendo a barchetta che mi piace tantissimo. Poi ha anche la cintura, la possiamo indossare con o senza la cintura, a me piace anche senza, devo dire la verità. Rimane lunga, quindi bello lungo, ma ovviamente lo possiamo anche accorciare volendo, e i tessuti consigliati sono il jacquard, pants arrotondate ed eleganti maniche a raglan, veramente stupendo. Mentre qui abbiamo i pantaloni a sigaretta, che sono il numero 128, taglia dalla 34 alla 44, è un modello molto facile da realizzare perché non ha cintura, ha la paramontura all'interno, è un taglio dritto, ecco, che mette in evidenza le gambe, quindi te lo consiglio se hai delle bellissime gambe.
da mettere in mostra, e quindi questi sicuramente faranno a caso tuo. I tessuti consigliati sono gabardine elasticizzato, mentre qui abbiamo questa bellissima giacca incrociata che è la numero 122, le taglie dalla 36 alla 44 a 3 pallini su 4, il taglio è a vestaglia, quindi rimane molto dritta, però con l'ausilio della cintura la rende più femminile e avvitata, quindi mette in evidenza la vita. Il collo è a scialle che si allarga verso il basso, è molto particolare, lo vediamo bene nel figurino, il collo che si allarga verso il basso. Abbiamo un abito di maglia che è il numero 121, che è una moda easy, quindi facile da realizzare, e va dalla taglia 36 alla 44, a un pallino infatti, quindi facilissimo, quindi se stai iniziando a cucire te lo consiglio vivamente perché è una cucitura facile, e devi utilizzare ovviamente sempre dei tessuti di maglia elasticizzati, alle maniche scese, lo vediamo bene nel figurino, è tagliata nella parte del dietro, le maniche scese e il collo un po' al collato, è veramente bellissimo. In questo caso tu cosa puoi fare? Se non ti piace l'abito perché comunque non lo indossi, non è nel tuo stile e via dicendo, però ti piace come è stata realizzata, puoi creare una maglia. Ecco qua, quindi tagli il cartamodello alla misura, all'altezza che preferisci di più e ti fai una bella maglia in maglia, appunto, in tessuto di maglia. Meravigliosa è questa shirt con top, quindi tutto, vabbè, il top possiamo anche non farlo perché magari ce l'abbiamo a casa, quindi il top dietro praticamente serve perché chiaramente dobbiamo un po' metterci un top, potremmo metterci anche una maglia collo alto, ne esistono tante che sono leggerissime, proprio di cotone molto leggero, quindi non appesantiscono la figura, e si può indossare anche con la maglia a collo alto, ed è bellissima perché ha questo scollo meraviglioso, cascata, bellissimo, le maniche rimangono molto lunghe, ma puoi farle anche più corte volendo, ma a me piacciono in questo caso che rimangano lunghe. Anche questo è un modello che mi piacerebbe molto rifare perché mi piace tantissimo, ecco, è un modello che mi piace moltissimo perché è elegante ma allo stesso tempo neanche troppo, cioè è un'eleganza elegante e sportiva molto particolare, mi piace veramente tanto. Anche questo mi piacerebbe realizzarlo ed è stato realizzato in questo caso in jersey di seta. La la, con tanto amore. No, vabbè, mamma mia. E che il mio cane ormai non esce più perché è anziano, il mio cane ha 16 anni, chi non lo sapesse, si chiama Rudy, e poverino non riesce neanche a camminare bene, sotto cura, perché se no non riesce neanche ad alzarsi e si blocca la zampetta, perché purtroppo è malato, però è veramente troppo bellino. Io comprerei Burda solamente perché c'è il cartamodello di questo abitino cappottino per cani che va dalla taglia S, M, L, ma guarda che carino, è veramente stupendo ed è veramente bellino da fare indossare ai nostri amici a quattro zampe. Abbiamo un progetto di Grazia Ciletta Rocchetti a Pua, che saluto perché guarda i miei video, quindi bacione grande grande. L'altra volta vi ricordate, aveva proposto la sciarpa che io voglio fare, non mi sono dimenticata, la voglio fare quella sciarpetta, tempo permettendo. E poi una cosa pazzesca, perché in questi giorni io ho pensato proprio che per il mio divano mi serve proprio una cosa così, non sto scherzando, ma veramente, perché non tanto per mettere burda stai, vabbè, chiaro che, però per mettere i telecomandi, e questi telecomandi non li trovo mai, sono sempre sparsi ovunque, telecomandi o anche altre, diciamo, altre cose, insomma, si potrebbero mettere. È un'idea carina perché, come vedi, ha utilizzato varie tipologie di tessuto, quindi magari i tessuti che ti sono rimasti da altre creazioni che hai fatto, quindi che ovviamente vanno d'accordo l'uno con l'altro a livello di colore e di fantasie. Qua c'è tutta la spiegazione, aspetta, questa, tutta la spiegazione step by step come realizzarlo. Poi ognuno di noi chiaramente utilizzando lo stesso cartamodello, lo stesso modello, lo possiamo realizzare con la nostra fantasia, magari i colori che ci piacciono di più, magari i tessuti particolari che stanno bene ovviamente con il nostro arredamento, ecco. E in questo video Grazia ci spiega come realizzare
questo pannello patchwork. Quindi abbiamo anche il video che ha realizzato Grazia con questo codice, puoi andare direttamente a vederlo. È un utile organizer per il divano, veramente fantastico. Sì, anche questo sarà tra... me lo segno subito, tra tutte le cose. Ho circa 70 video che vorrei fare, 70 video e 70 creazioni diverse. Vabbè, speriamo di avere il tempo. È veramente molto bello, complimenti. Qui l'anteprima per la prossimo che uscì il 20 novembre ovviamente 2024, e queste sono il prossimo numero. Nel prossimo numero troveremo tante cose troppo carino, come questa, la gonna troppo bellina con questi fiori particolari, poi vabbè, l'abitini, insomma troveremo veramente tante cose interessanti. Perfetto, abbiamo sfogliato anche oggi Burda, novembre 2024, quindi 11/2024. Fammi sapere quali sono, ti ha colpito di più di quello che abbiamo visto insieme, dei modelli che abbiamo sfogliato insieme. Fammelo sapere nei commenti, a me è piaciuto veramente tantissimo, fammi sapere se lo comprerai, e ricordati che li puoi anche fare anche l'abbonamento su burdastyle.it, che è conveniente, ti arriva direttamente a casa, quindi non devi neanche andare a comprarlo, ti arriva comodamente a casa e poi risparmi un bel po' di soldini. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, perché cliccando sulla campanella riceverai tutte le notifiche dei nuovi video che verranno caricati nel canale. Regalami un bel pollicione in su e lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino, per farmi sapere che sei passato e sei passata, o anche un fiorellino se mi vuoi lasciare un fiorellino, cuoricino, fiorellino, quello che vuoi, quello che ti piace di più. A me fa piacere il fatto che sei passata qui e hai guardato il video e mi hai lasciato come un saluto, ecco. Ti mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito!